Chi vincerà il Grande Fratello VIP 2026? Ormai siamo alle battute finali del programma condotto da Ilary Blasi, quindi è giunto il momento di fare delle previsioni, anche se credo sia abbastanza scontato almeno chi se ne andrà a giocare la vittoria. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Allora, le favorite, chiaramente, lo diciamo subito, sono Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Sono state le prime due finaliste e credo che saranno anche coloro che potrebbero spegnere le luci della casa. Ovviamente all'interno della finale possono succedere diverse dinamiche e lo scontro tra le due potrebbe anche verificarsi prima del momento dello spegnimento delle luci e una delle due potrebbe non arrivare appunto al duello finale. Quindi non c'è nulla di scontato, però io credo che la vittoria sia abbastanza scontata invece. Andrà ad una delle due. Se qualche settimana fa pensavo avesse qualche possibilità in più Antonella Elia, dato che è stata anche la prima ad arrivare in finale in un televoto che prevedeva anche la stessa Alessandra Mussolini, adesso invece credo che le cose siano cambiate, gli ultimi televoti lo dimostrano chiaramente, perché fondamentalmente i sostenitori di Adriana Volpe si sono uniti insieme ai fan di Antonella Elia per cercare di portarla in finale e non ci sono riusciti per ben due volte. Prima contro Alessandra Mussolini, che appunto ha vinto, e soprattutto contro Lucia Ilardo, che invece dall'altra parte ha avuto la spinta dei fan di Alessandra Mussolini. Quindi le due seconde linee, chiamiamolo così, che sono Adriana Volpe e Lucia Ilardo, una già in finale, ovvero Lucia, l'altra Adriana ancora no, ma penso che comunque ci arriverà in qualche modo, non penso abbiano grandi chance di vittoria. Proprio per questo motivo, perché i cavalli di razza su cui puntare, le due arieti, sono proprio Antonella Elia e Alessandra Mussolini, quindi lo scontro tra titani si verificherà tra loro due. Onestamente faccio fatica a vedere e a prevedere delle sorprese in termini di televoto, proprio perché sono le due che hanno retto le edizioni più di tutte. Certo, anche Adriana Volpe ci ha messo del suo, ma soprattutto all'inizio, poi dopo la fatidica puntata in cui ha pianto, in cui comunque ha passato un brutto momento e addirittura aveva anche quasi fatto pensare al ritiro, non l'aveva mai detto, ma l'aveva fatto pensare. Lì poi ha avuto quello switch e ha deciso di andarci piano, con più leggerezza e di nascondersi un po', e probabilmente questo l'ha penalizzata anche nei vari televoti, nonostante lei comunque abbia fatto molto bene, perché è arrivata sempre ad un passo dalla finale. Contro Alessandra Mussolini un po' meno, perché il gap era più evidente, però contro Lucia il gap era del 2% se non sbaglio, quindi non ce l'ha fatta per poco. Penso, come ho già detto, che in finale ci arriverà lo stesso, soprattutto perché nella concorrenza, negli altri che ancora non sono arrivati in finale, non vedo delle reali minacce, a meno che non ci sia un accordo tra qualche fandom per buttarla fuori, cosa che fino all'anno scorso era molto molto possibile e probabile. Adesso con questo nuovo meccanismo di voto che riesce un pochettino a limitare queste alleanze, forse Adriana Volpe ce la può fare, però non può andare oltre appunto un passaggio in finale così come Lucia. Lucia ha fatto, penso, la mossa migliore a livello strategico di tutto il Grande Fratello, visto che ha scelto di affiancarsi ad Alessandra Mussolini. All'inizio è stata un po' la sua ancella, è rimasta un po' lì all'ombra, poi però comunque è diventata una concorrente molto interessante. Non ha avuto una storia d'amore, perché lei si ha fatto un po' questo andare e rivieni tra Raul e Renato, soprattutto con Renato, perché Raul alla fine è stato molto molto ai margini in questa storia, ma non è emersa con una ship, è emersa più o meno per quella che è. Si è raccontata sì, ma non tantissimo, però comunque io credo che alla fine la finale se la sia meritata Lucia, anche se gran parte del lavoro probabilmente lo deve ad Alessandra Mussolini, almeno questo è il mio punto di vista, poi magari verrò smentito, però da quello che ho visto nei televoti precedenti, e non parlo di quelli iniziali che lasciano un po' il tempo che trovano, perché sappiamo bene che nei primi televoti si può partire molto bassi e poi piano piano, quando si afferma la personalità del concorrente, si può venire fuori e riuscire a conquistare il pubblico. Qui
fino a qualche settimana fa abbiamo visto Lucia in un televoto con Alessandra Mussolini, che lei aveva preso una percentuale molto molto bassa e Alessandra Mussolini invece aveva vinto il televoto. Questo mi fa chiaramente pensare che sì, Lucia abbia i suoi fan e comunque abbia anche guadagnato qualche punto in più rispetto all'inizio, ma che una bella spinta ce l'abbia avuta proprio grazie alla sua vicinanza con Alessandra Mussolini, così come Adriana Volpe ha beneficiato della vicinanza e dell'amicizia di Antonella Elia. Quindi io vedo questo duello tra loro. Gli uomini invece per me sono già tagliati fuori, ma non adesso, dall'inizio, perché l'abbiamo detto tutti che non hanno inciso in questa edizione, probabilmente più per un fatto di pagare la grande personalità di tutte le donne presenti nella casa che per un fatto di non avere loro personalità. Loro secondo me la personalità ce l'hanno, però chiaramente con delle donne così protagoniste e con personalità così forti era davvero difficile riuscire ad emergere e a prendersi spazio nelle puntate settimanali, e infatti così è stato. Quello che ha avuto più spazio è stato sicuramente Renato per la vicenda di Lucia e Raimondo anche, oltre a Marco Berri più per fattori negativi, però comunque bene o male è stato lo stesso protagonista, ma non abbiamo avuto grandi dinamiche innescate dagli uomini, perché Raimondo Todaro è stato protagonista all'inizio con questa sua amicizia con Francesca Manzini, è stato messo al centro delle discussioni per questo suo rapporto con Francesca, però alla fine secondo me poi ha deciso un po' di mollare la presa e di lasciar perdere, di lasciar correre, utilizzare un atteggiamento molto molto più leggero e superficiale, cercando di evitare di entrare nelle discussioni. Infatti nelle ultime settimane ci è entrato sempre di meno, ha parlato sempre meno anche in puntata, ha ballato di più, questo però non è Ballando con le stelle del Grande Fratello, e facendo questi passi indietro secondo me Raimondo Todaro si è giocato la possibilità di arrivare in finale, perché lui comunque una fetta di pubblico che lo segue, lo ama e che l'avrebbe portato avanti ce l'ha, e purtroppo non è riuscito a fare quello step in più che forse avrebbe potuto portarlo avanti. Adesso abbiamo il televoto tra Raul e Renato, uno dei due sarà finalista. Onestamente vedo avanti Raul, perché non solo perché era avanti nell'ultimo televoto, ma anche un po' per la vicinanza ad Alessandra Mussolini. Poi Raul partiva già con una fanbase importante rispetto a Renato, e credo che tra i due possa essere Raul il quarto finalista, ma chance di vittoria non ne vedo per nessuno dei due. Tra l'altro casualmente sono arrivati al televoto i due che nello scorso televoto sono arrivati ultimi, ovvero Raul e Renato. Su 5 persone, chi vuoi in finale, loro erano gli ultimi due. E Raul anche nel televoto precedente sarebbe stato nei 4 perché ci avevano inserito Berry anziché Raul, mescolando un po' le carte, ma fondamentalmente Raul ha pochissime chance di vittoria e Renato ancora meno. E Francesca Manzini è un po' un'incognita perché al televoto non c'è andata quasi mai, quindi sono molto curioso di vedere un po' la situazione. Secondo me anche Francesca Manzini non ha chance di vittoria, però sarei molto molto curioso di vedere un televoto tra Francesca e Adriana Volpe per capire il sentiment un po' del pubblico, da che parte sta, perché se prima poteva risultare soltanto antipatica Francesca Manzini, adesso invece ha avuto il risultato opposto con questa sua danza, con questo suo curriculum sempre palesato e ostentato. Quindi quelle caratteristiche lì che all'inizio erano negative, almeno viste con un occhio negativo dal pubblico, adesso invece potrebbero averla resa più interessante e più simpatica agli occhi di chi la segue da casa. Quindi sarei molto curioso di vedere un televoto eventuale tra le due. Non so se si verificherà o meno. Venerdì ci sarà la semifinale, non so neanche quanti saranno i finalisti, sicuramente saranno 4 e probabilmente almeno uno se ne aggiungerà, quindi credo 5. Adesso sono 8 in casa, penso che possa esserci una doppia eliminazione venerdì con poi gli ultimi due che rimangono, che non sono né finalisti né eliminati, che vanno al televoto, si scontrano per diventare poi il quinto finalista, e l'altro invece va a casa all'inizio della finale di martedì 19 maggio. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti!